Il racconto è sempre quello, una rimonta. Ne sono successe tante, come i video che ho fatto fino adesso, ma ogni volta è comunque nuova, perché non si ripeterà mai nella stessa maniera. Vi ricordo di godervi il video e di mettere mi piace e iscrivervi ovviamente se vi è piaciuto quello che avete guardato. A me serve un sacco, a voi non costa nulla. Detto questo, cominciamo. Finals 2016, la rivincita. Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers. Ci sono arrivate entrambe vincendo la propria conference, con la differenza che i Warriors hanno battuto il record di vittorie in regular season che era dei Chicago Bulls di Jordan del 1997, con una vittoria in più. Ben 73 con solo 9 sconfitte. Supremazia totale. Nei playoff invece sono i Cavs ad avere un percorso più tranquillo. 4-0, 4-0, 4-2. Invece Golden State, dopo i primi due turni da 4-1, con gli Oklahoma City Thunder di Durant, Westbrook e Harden, hanno dovuto scrivere la storia di nuovo nella stessa stagione, rimontando dal 3-1 a 4-3. Solo 9 squadre prima di loro c'erano riuscite dal 1946. Manca solo l'atto finale per suggellare una stagione perfetta. Ma bisogna giocare e dall'altra parte, oltre al solito LeBron James, ci sono Kyrie Irving e Kevin Love, assenti per infortunio nelle finals dell'anno precedente. Queste le premesse. Siamo al 2 giugno, gara 1, Oakland, con ovviamente i Warriors con il fattore campo. La tensione si taglia con un grissino, ma ci vuole poco per capire come finirà. Iguodala, MVP delle scorse finals, riesce a frenare il re e nonostante gli Splash Brothers, Thompson e Curry, non segnino come al solito, riescono comunque a finire dei Cavaliers che non sembrano essere all'altezza. Non c'è quasi mai storia. 104-89, 1-0. 3 giorni dopo, sullo stesso campo, nel ricordo dello scomparso Muhammad Ali, la gara inizia in maniera equilibrata, ma Golden State ha un Draymond Green in più, che tira fuori una partita da 28 punti e 5 assist, mentre dall'altra parte sembra ancora non esserci reazione. Diventa un massacro che finisce 110-77. Si mettono male le cose per i Cavs, ma adesso si va a casa loro. Altri 3 giorni, 8 giugno, Quicken Loans Arena di Cleveland. L'aria sembra decisamente diversa. LeBron torna a fare LeBron e Irving si dimostra quel giocatore fondamentale che sembrava essere, ma che doveva ancora dimostrare nei momenti cruciali. Sembra gara 2, ma al contrario. E la chiusura di gara, cito Flavio Tranquillo, è un gesto barbaro. Irving che alza a James, che prende in cielo la palla da fuori il tabellone e fa capire a tutti che questa serata ha solo i colori dei Cavaliers. 120-90, 2-1. Tutto riaperto. L'attesa questa volta è di 2 giorni. 10 giugno, gara 4 che darà una direzione netta alla serie. È la più bella delle partite finora giocate. Tutti dicono la loro e a voce alta. James e Irving in attacco e Tristan Thompson e Love a rimbalzo per i Cleveland. Mentre dall'altra parte Curry e Klay Thompson tornano quelli impossibili da fermare come in tutta la stagione. Iguodala è sempre più enorme. Si va punto a punto fino all'ultimo quarto, quando i Warriors riescono a dare la spallata decisiva con i loro assi. 108-97, 3-1. Si va verso il trionfo pronosticato a Oakland. Ma a proposito di spallate e spinte, la NBA prima di gara 5 sospende Draymond Green per questo gesto su James perché con tutti quelli che aveva accumulato era proprio a un flag and fall da una sospensione. Chi segue la NBA non si stupisce di questo. Il punto è che Green è una pendina fondamentale per Golden State, ma manca davvero solo un piccolo passo. Ma adesso è il momento di sottolineare la prima delle 2 frasi importanti per questa storia. Ascoltatemi, so che siamo sotto 3-1, ma se non credete veramente di poter vincere il titolo, non provate a salire su quel fottuto aeroplano. Frase davvero leader, ma come abbiamo visto all'inizio solo 9 squadre prima dei Warriors erano riusciti nell'impresa di rimontare da un 3-1 e nessuna nelle finali. La situazione è disperata. Ma chissà se le parole del più forte di tutti avranno attecchito sugli altri. Per scoprirlo bisogna tornare in California. Vincere per vincere il titolo per i Warriors o, da qui in poi, win or go home per i Cavs.
La prima metà della partita è esattamente in parità, 32-29 il primo quarto e viceversa il secondo. LeBron dimostra che non è bravo solo con le parole e al ritorno in campo fa prima le prove generali per entrare nella mitologia con una stoppata su Iguodala. Poi sprigiona l'onnipotenza di cui è dotato. Onnipotenza che sembra contagiosa, visto quello che combina Kyrie Irving nel finale. Loro due ne mettono 82, 41 a testa, mentre il resto della squadra ne fa 30. Poco da aggiungere. L'assenza di Green si è sentita dall'altra parte, ma la nuova presenza dei Cavaliers si è sentita di più. 97-112, 3-2 si torna a Cleveland. Gara 6, altro match point per i Warriors e altro viaggio di non ritorno per i Cavs. Fine primo quarto? 31-11 Cleveland. Sembra che le motivazioni siano più forti in Ohio oggi, ma Curry è Curry, cioè un altro alieno, e tiro insensato dopo tiro insensato regala al mondo di nuovo una partita. Ma per la prima volta tutti i Cavs sono decisivi allo stesso livello, o quasi, visto che LeBron ne fa ancora 41 dominando, e ai Warriors non mancava nessuno questa volta. E sul finale anche Stephen Curry perde la testa, si fa buttare fuori, 115-101, parità. Adesso è il momento della seconda frase importante di questa storia. C'entra ancora LeBron, ma è un messaggio che gli arriva da una persona che, oltre ad aver fatto la storia della NBA in tutti i ruoli, ha fatto parte della sua storia personale. Anche con qualche contrasto, e se ci fosse stato uno spazio dove inserire ulteriori motivazioni, direi che è stato riempito a pieno. Il messaggio era questo: vinci questa partita e sentiti finalmente libero. Quella persona è Pat Riley, che non ha bisogno di presentazioni. Adesso c'è poco da calcolare. La verità è formata da due sole parole. The best two words in sports. Game 7. Nell'esoterismo il 7 è considerato il numero perfetto, l'espressione privilegiata della mediazione, della saldatura tra umano e divino. Nella pallacanestro NBA il numero 7 rappresenta la perfezione e quando arriva in una serie di finale rappresenta un godimento. Game 7, gara 7. È il 19 giugno 2016 e la storia si farà comunque. Il titolo con il record delle 73 vittorie in stagione o il titolo dopo una rimonta mai successa in 70 anni. Il meglio del basket mondiale è sul campo al massimo livello e massimo sforzo. Ero davanti alla TV quella notte e posso documentare il livello di tensione che arrivava da oltreoceano. Non ho più provato quelle sensazioni fino ad oggi per una partita NBA ed erano destinate a crescere. Punto a punto per tutto il match. Ma il racconto deve andare a 4 minuti e 40 dalla fine, quando viene segnato l'89 pari da Klay Thompson. Da quel momento sembra che la palla pesi 30 kg. Non entra più niente. La paura di subire canestro è più della voglia di segnare. Passano 3 interminabili minuti che tra un timeout e l'altro sono un quarto d'ora. Poi Cleveland sbaglia ancora. Rimbalzo di Iguodala che scambia con Curry. Salta J.A. Smith e poi la Gioconda. Rubo ancora da Flavio Tranquillo. A guardarla in diretta ce ne si è resi conto dopo qualche istante di essere testimoni di un momento storico e di essere in una situazione simile 18 anni dopo un altro numero 23. Ma questa Gioconda non sarebbe valsa a niente senza l'ultima pennellata. Il tocco d'artista che ha fatto diventare anche l'altro giocatore di Cleveland immortale, quello col numero 2. Curry aveva i numeri per raddrizzarla, ma il destino per lui doveva attendere. Quella sera la gloria era di qualcun altro, di una città che non aveva mai vinto, di una squadra che ha dato più di quello che poteva, di un ragazzo che da quel momento è diventato un uomo e di un uomo che è entrato definitivamente nel mito. Ci sarebbe una terza frase importante, ma questa possiamo ascoltarla e riassume tutte le emozioni che ci ha fatto vivere questa storia che, come tutte le altre rimonte, è unica. Cleveland! This is for you!